volerti bene, a lasciare andare le cose come devono andare. È importante che tu ti senta felice con te stesso e con te stessa, indipendentemente da errori che puoi aver fatto o che potrai fare. Ciao tesoro, ciao tesoro. Questo video è un video improvvisato, non era previsto che stamani mi mettessi a registrare, ma ha iniziato a piovere e quindi tutti i rumori, tutti i suoni dei lavori si sono fermati e allora avevo proprio voglia di prendere un pochino di tempo per stare con te, per fare un video semplice, coccoloso e di conforto. So che a volte ci sono dei momenti in cui è tanto difficile trovare un po' di pace, un po' di serenità, e so che a volte vieni qui sul mio canale proprio perché hai bisogno di una parola di conforto, di una coccola, di distrarti, semplicemente proprio di non pensare a niente. E in questo video così semplice io voglio dirti che non sei da solo o da sola. Tante persone affrontano momenti difficili, momenti di crisi e in qualche modo ne escono. Evita di sentirti in colpa se non ti senti all'altezza di affrontare momenti difficili, perché se ti senti in colpa è ancora peggio. Devi volerti bene, devi amarti davvero, ma non dirlo e basta. Devi imparare a apprezzare come sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. È importante che tu impari a volerti bene, a lasciare andare le cose come devono andare. È importante che tu ti senta felice con te stesso e con te stessa, indipendentemente da errori che puoi aver fatto o che potrai fare. Impara ad amarti, impara ad amare anche le parti di te che non ti piacciono, perché probabilmente è proprio da quelle parti che non ti piacciono che imparerai qualcosa. Te lo dice una che ha voglia di migliorarsi, di migliorare la sua personalità, ma ogni volta che mi castigo o mi rimprovero, non faccio il mio bene, perché anche il voler essere migliori a volte può essere
essere semplicemente una forma di mania, di onnipotenza. E invece impariamo ad accettare i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre difficoltà. E quindi se in questo momento stai attraversando un periodo difficile, faticoso, in cui non ti senti all'altezza, sappi che passerà, tutto passa, ma concediti di essere fragile, concediti di essere debole, concediti di non essere la perfezione. Non c'è niente di male a volersi migliorare, basta che non diventi un esercizio dell'ego che ti mortifica, che mortifica la tua anima, perché noi siamo composti da tante parti e l'ideale sarebbe essere in equilibrio. A volte prevale una, a volte prevale un'altra, e l'ego spesso tende a farla da padrone, è un po' aguzzino verso l'anima, ma quando te ne accorgi che magari l'ego è un po' troppo prevalente, invece di arrabbiarti o di dirti ecco vedi, anche stavolta mi sono fatto fregare, mi sono fatta fregare, invece di dire questo fai un sorriso come se fosse un bimbo e gli dici va bene, ok, anche stavolta hai fatto un po' il bulletto, ma ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, e non lascerò che sia solo tu a guidare questa nave, perché anche l'anima ha da dire la sua. Quindi io non ho la ricetta per stare bene, non ho la ricetta per dirti cosa devi fare. Quello che sento di dirti per esperienza è solo di volerti bene, di ascoltarti, di ascoltare la tua anima che spesso non parla in modo molto chiaro, non ha un modo di comunicare tipico della parola, quindi mettiti in ascolto della tua anima che a volte ti parla tramite il corpo, tramite le sensazioni, e quando vedi che la tua parte egoica magari ti fa star male perché è un po' criticona, un po' troppo brontolona, sorridi e digli ok, va bene, adesso però mi metto qui, respiro e prendo quello che c'è, mi metto qui, respiro e prendo quello che c'è, e non sempre quello che c'è è quello che il nostro ego vorrebbe, quello che noi crediamo di volere. Spesso noi vogliamo una cosa e ne arriva un'altra, ma io credo che poi alla fine le cose che ci arrivano hanno un senso, e tutto quello che arriva può essere spunto di comprensione, può essere spunto di crescita
crescita spirituale, crescita personale, crescita dell'anima. Sono tutte parole difficili da usare perché chi dà un significato, chi dà un altro, ma al di là di tutti i significati delle parole, quello che conta è respirare, accogliere il bello e accogliere anche il brutto, accogliere senza giudicare, accogliere senza giudicare, senza giudicare. E quindi oggi sono qui per questo, per farti sentire accolto, per farti sentire accolta, per farti sentire che nel mondo c'è comunque tanto amore, c'è tanta bellezza e c'è posto per tutti, così come siamo, con i nostri pregi e con i nostri difetti. Quindi tu, se sei capitato qui per caso, sappi che non è un caso e sappi che ogni volta che avrai bisogno di sentire queste parole, io sono qui, mi troverai in questo video e mi potrai ascoltare ogni volta che vuoi. Io spero tanto, tesoro, che l'energia bella che sto sentendo dentro di me e che mi ha spinto a fare questo video così improvvisato ti stia arrivando. Io sono convinta che l'energia arrivi anche tramite uno schermo, al di là del tempo, al di là dello spazio, perché io adesso sto mettendo tutta la gioia che sto provando in questo momento, ci sto mettendo tutto il bene che sto sentendo, tutta l'energia positiva che sto provando, la sto inviando a te, senza tecniche, senza niente, perché non ho tecniche segrete, non ho niente, è solo la mia energia che sto mettendo dentro questo video per te e spero che ti arrivi e che ti possa dare sollievo se stai passando appunto un periodo un po' così. Avrei da dirti tante cose, ma non ha neanche senso dirne troppe. Quindi adesso io ti saluto e anche se questo video è un pochino breve rispetto ai soliti, spero che sia stato comunque intenso ed utile per te. Magari questa musica di sottofondo te la lascio, così puoi andare avanti ascoltandola e puoi prendere un po' di tempo con questa musica di sottofondo per stare con te stesso, con te stessa, a concentrarti sul tuo respiro, ad ascoltare la presenza del tuo corpo, a prendere consapevolezza di ciò che hai, di ciò che sei, che è molto di più e che va molto oltre